Buongiorno, buonasera ragazzi, buon pomeriggio. Ma oggi, mentre sto producendo accessori per la nuova cava, mi è venuta in mente una cosa di raccontarvi, perché nelle live me le chiedete spesso. Poi ci sei tu che magari ne sai e puoi aiutarmi scrivendo un commento, magari con qualche miglioria che io non ho detto, oppure tu che magari non ne sai niente, hai qualche dubbio, una domanda o perplessità e puoi scrivermelo nei commenti facendomi la tua domanda e cercando di aiutarti a capire meglio le cose. La domanda che mi fate spesso è: ma è benzina? Allora, tutti i mezzi movimento terra radiocomandati sono a batterie, ok? Potremmo dividerli in due categorie. La prima categoria, la semplice più semplice, è batteria con motori elettrici per i movimenti, per cui tutto verrà alimentato da una batteria che possa essere nickel metallidrato o ai polimeri di litio, qualsiasi essa sia, e alimenta sia la parte del movimento, ruote, cingoli, sterzata o rotazione, ok, o alzata delle benne, dei cassoni e via dicendo, e la parte che naturalmente si distingue da una all'altra è la parte del movimento, ipotizziamo, dell'escavatore, del braccio. Ecco, qua possiamo dividerlo in movimento elettrico, come stavo dicendo, e movimento idraulico. L'unica cosa che ha differenza questi due mezzi, che uno avrà il movimento tutto tramite batteria, l'altro sì tramite batteria, ma che farà muovere una pompa che immetterà olio idraulico naturalmente nel circuito e farà muovere i nostri mezzi, le parti dei nostri mezzi a cui serve il movimento idraulico per avere più potenza, cosa che anche nella batteria abbiamo, ma con l'idraulico cerchiamo di arrivare più vicino alla realtà. La domanda che mi fate è: li monti tu? A questa domanda possiamo rispondere in due modi. Il movimento terra RC lo definiamo o RTR, Ready to Run, oppure kit. Adesso vi spiego le due differenze. Ready to Run è quella versione, detta in italiano pronto a correre, dove il nostro modello che ci viene fornito dal negoziante è completo di tutto. Abbiamo il modello, il radiocomando, la batteria, una o x batterie, quanto ne compriamo, quanto è definito in quella scatola, e un caricabatterie. Per cui il nostro scopo è solo prendere, mettere le batterie, caricarle e iniziare a giocare. Questo è il modello più semplice. In kit invece non è nient'altro che un modello di camion, mezzo, qualsiasi esso sia, da costruire da zero. Abbiamo un pacchetto di istruzioni con tutti i nostri pezzi numerati, come magari avete visto nei video precedenti miei, il Tamiya Arox 336, quello articolato, oppure il Tamiya A60H, quel dumper, che erano in 1000 pezzi. Noi con il tempo dobbiamo costruirli, ma ci mancherà tutta la parte elettronica, per cui servi, motore, parte idraulica e via dicendo, per completare il nostro modello. Io li preferisco entrambi. Quando vorrei giocare subito magari acquisto un escavatore già pronto all'uso, quando invece mi piace naturalmente gli articolati o altri mezzi, mi compro il kit. Per cui abbiamo anche queste due piccole differenze tra acquisterò per giocare subito o voglio sbattermi, costruire, modificare magari anche qualcosina e poi andare avanti. Naturalmente i prezzi cambiano, perché logicamente il Ready to Run magari è un prezzo fisso, il kit può aumentare in base ai componenti che mettiamo, per cui se mettiamo un componente più costoso, logicamente il nostro mezzo potrà costerà di più logicamente. E questa abbiamo forse esaurito la seconda domanda. Domande che mi fate di più: quanto costano? Allora, voi dovete ragionare sul fatto che un mezzo del genere, che esso sia nella parte new entry o nella parte professionale, i mezzi hanno un prezzo più o meno elevato. Per molti è elevato anche un mezzo new entry. Poi dovete farvi il conto che noi abbiamo una riproduzione quasi fedele, parliamo del new entry, all'originale, con tutti i movimenti che dovrebbe avere l'originale e che ha l'originale, per cui di conseguenza abbiamo una parte elettronica che ha un suo prezzo e non è basso, più naturalmente la parte costruttiva del, chiamiamolo case, dell'involucro,
e via dicendo, che fatto in vari materiali, che può essere metallo o plastica, può far incrementare il prezzo ad un buon livello. Poi se noi andiamo ai mezzi idraulici, naturalmente lì avremo nella maggior parte dei casi un mezzo tutto metallo più il kit idraulico. Il kit idraulico è naturalmente un kit abbastanza complesso di pistoni, pompe, radiatori e tanto altro, che logicamente solo quello fanno lievitare il prezzo in maniera esponenziale. Mi fanno di solito il live. Cosa stai facendo? Il movimento terra è nient'altro che la riproduzione in scala, naturalmente 1,16, 1,18, 14, non importa la scala che essa sia, della realtà. Per cui voi, quando acquistate un mezzo movimento terra, che possa essere uno scavatore, un articolato o un dumper o qualsiasi esso sia, voi state acquistando un mezzo e volete riprodurre una piccola storia, lo chiamo così, che può succedere nella realtà. Giustamente, uno compra un scavatore, può crearsi la storia che può mettere una fogna, può costruire una casa, caricare terra in eccesso. Ecco, il movimento terra è nient'altro che la nostra fantasia ridotta in scala di un mezzo che a noi può piacere la realtà, e dove noi possiamo tramite un radiocomando usarlo e giocare creando una storia con amici o anche da soli che potrebbe essere la realtà. Nient'altro così. Molte volte le live vengono prese in giro perché costruiscono casa per i puffi o quanto altro, non importa, me la prendo a ridere logicamente, perché si vede un modellino piccolino e dice cosa fa la casa per i puffi, però ricordatevi che ciò che si fa con il movimento terra è nient'altro che riprodurre la realtà. Una macchinina telecomandata, si fa una gara, si fa un drift, si fa, ecco, ogni cosa che si fa è nient'altro che la riproduzione della realtà. Manda figa, ma li comandi tu, ma li comandi tutti tu insieme. Allora, sapete una cosa, il movimento terra, come qualsiasi mezzo radiocomandato, è composto da un mezzo e un radiocomando. Di conseguenza, ogni operatore può guidare un mezzo solo. Per cui molte volte mi metto a ridere, faccio vedere il radiocomando e dico no, io ne guido uno, un altro ne guido un altro, se no, se ne mette uno o l'altro, lascio un radiocomando e prendo l'altro. Per cui i mezzi in movimento terra non sono come magari i trenini elettrici, che potete guidarli, tra virgolette, più o meno tutti insieme. Qua è come un qualsiasi mezzo radiocomandato, una macchinina, un elicottero, un aereo, che viene pilotato da un operatore con un radiocomando e un mezzo. Purtroppo nelle live le domande sono tantissime, molte volte mi passano di mente, molte volte sono prese in giro, che accetto perché tanto alla fine non sto ad arrabbiarmi su certe cose. Mi piace quando magari la gente chiede il prezzo, chiede il perché costa così, chiede perché stai scavando, cosa stai facendo, e tu naturalmente rispondi in modo gentile, giustamente, e in modo adeguato. Però naturalmente si sa che quando ci si espone da qualche parte, il rischio di trovare qualcuno che ci possa prendere in giro naturalmente è alto. Basta prenderlo con filosofia, con simpatia, e poi magari diventa anche un tuo follower, per cui anche quello fa parte del gioco, ragazzi. La domanda che mi hanno fatto è: ma è plastica? Non si spacca? Non entriamo nella filosofia della fisica si sa che comunque sono mezzi. Anche se partiamo dal new entry, che possa essere la classica Winam, EUI e via dicendo, dobbiamo gestire naturalmente la potenza del nostro mezzo, capire il suo limite, naturalmente non oltrepassarlo per non rovinare le parti dove magari il servo abbia contatto e possa creare una forza lì, oppure non rovinare il servo in sé, la parte elettronica, bruciarlo. Per cui non si rompono, ma dovete usarli con cura, che possa essere un elettrico, che possa essere un idraulico, con cura, con cognizione. Non stiamo nella realtà scavando terra. Se proprio dovessimo avere terra dura, si spacca un attimino o, tra virgolette, si mette un ripper che scava e buca più velocemente, per cui non si spaccano, ma bisogna usare la testa. Questi mezzi scavano ovunque. Questa domanda possiamo restringerla e riassumerla come la domanda di prima, della forza che si può rompere o meno.
non scavano ovunque, dobbiamo darle una mano eventualmente se sabbia ammorbidire un po', se argilla stare attenti perché l'argilla fa davvero male. Il consiglio che posso darvi io è usate sabbia tipo mare, fiume o i terricci che vendono per le piante, poi sono quel materiale più morbido che si possa mettere nella nostra cava, nel nostro luogo e scavarlo con più tranquillità. Nessuno vuole spaccare un mezzo, di conseguenza cercare di rompere qualcosa che è troppo duro, secondo me è a vostro favore. E torniamo alla domanda di prima, che possiamo spaccare? Queste più o meno sono le domande che mi ricordo che mi hanno fatto nelle live, bene o male si ripetono molte volte, più una più l'altra, ma non importa. Vi ricordo, se tu sei esperto e vuoi aggiungere qualcosina che magari ho dimenticato, o tu che sei un principiante o vorresti entrare in questo mondo, hai qualche dubbio in più, naturalmente qui nei commenti scrivetelo, cerchiamo di rispondervi, creare un po' una conversazione decente e dare delucidazioni a chi non ne sa e inserire cose importanti a chi magari sa più di me, perché nella vita, ragazzi, una cosa importante, non si smette mai di imparare, c'è sempre qualcuno di noi che sarà un passo in più dell'altro e dovrà aiutare quello che è indietro per arrivare in egual modo. Detto questo, ricordatevi ragazzi, iscrivetevi da qualche parte, commentate giusto qui sotto, forse qui all'alto c'è un ditino così, spolleggiate a manetta, e perché no, c'è una freccia che fa così, condividete a nastro questi video, ve ne sarò molto grato. Detto questo, da Piero Tami RC è tutto, alla prossima.